In questo video voglio parlarti in maniera concreta e pratica di organizzazione file. Che tu faccia foto, che tu faccia podcast, che tu faccia video, è fondamentale che tu organizzi le tue cartelle, i tuoi file in un certo modo, così che quando banalmente stai cercando qualche file lo trovi immediatamente e soprattutto in caso di problemi tu abbia dei backup che ti permettono di ripristinare il tuo lavoro senza perdere tempo e soldi. Come ti raccontavo nell'introduzione, in questo video voglio parlarti in maniera molto concreta, molto pratica, facendotelo proprio vedere come io organizzo i miei file. Fermo restando che questo è il mio metodo di organizzazione, magari il tuo potrebbe essere diverso. Non c'è problema, l'importante è che organizzi in maniera corretta i tuoi file. Com'è che mi è venuta in mente l'idea di fare questo video? Per due motivi. Il primo, perché credo sia un argomento fondamentale che interessa chiunque faccia video, podcast, fotografia o qualsiasi altra cosa, l'organizzazione dei file fa parte del proprio lavoro. Secondo motivo, qualche giorno fa mi sono regalato un hard disk, nello specifico questo. Guarda quanto è piccolo, è un hard disk della Crucial, ti lascio il link in descrizione, ma mi pare che questi li avevo già suggeriti diverse volte quando parlavo di Black Friday o altro, comunque ti lascio il link. Ho comprato questo hard disk, che è un hard disk SSD, perché ho venduto 6 hard disk meccanici. Avevo una serie di hard disk dove facevo backup su backup su backup su backup. A un certo punto, visto anche il mio minimalismo, che cosa ho fatto? Ho eliminato la maggior parte dei file presenti su quegli hard disk perché tutto sommato nel momento in cui un backup ce l'hai lì da anni e non lo utilizzi mai può anche essere buttato. Quindi ho venduto questi 6 hard disk. Con il ricavato di questi hard disk ho comprato questo hard disk qui, che è un SSD super veloce, e adesso sono tranquillo, ok? E quindi ho dovuto riorganizzare i miei file. Quindi adesso ti mostro l'organizzazione dei file, sia che tu fai podcast, che fai video, che fai fotografia. Ti metto delle schermate in sovraimpressione e te le commento. In questa prima schermata vediamo l'organizzazione del podcast. Come ti dicevo, questa è la mia organizzazione. Sentiti libero di modificarla a tuo piacimento. Quindi io ho una macro cartella che si chiama podcast, come puoi vedere, e all'interno di questa macro cartella ci sono due cartelle principali. Una si chiama file audio e l'altra si chiama episodi. Episodi è facilissimo perché semplicemente vado nel momento in cui da Reaper esporto, Reaper potrebbe essere Logic, potrebbe essere Audacity, il software che utilizzi, GarageBand, quello che vuoi, esporto i file che poi andrò a caricare sulla piattaforma, ecco io me ne tengo un backup e quindi dentro la cartella episodi io ho tutti i miei episodi, quindi episodio 1, 2, 3, esportati in file WAV, ok? Poi tu li puoi esportare in MP3, li puoi esportare come ti pare. Ok, io ce li ho così. Quindi la cartella episodi è semplice. La cartella file audio, come dice il nome, contiene altre cartelle, come puoi vedere, ognuna di queste per una singola puntata. Quindi puntata numero 1, puntata numero 2, puntata numero 3 del singolo podcast. Ovviamente se ho più podcast farò la stessa suddivisione per ogni singolo podcast. Quindi c'è ad esempio il mio podcast sul minimalismo, il mio podcast per il mio editore nel quale intervisto persone, c'è il podcast che creo per altri clienti, quindi ognuno di questi clienti, ognuno di questi lavori, ognuno di questi podcast ha un'organizzazione simile. Dentro quindi ti dicevo la cartella file audio, c'è podcast numero 1, podcast numero 2, podcast numero 3. Ok, all'interno del podcast numero 1, che è, facciamo l'esempio, quello sul minimalismo, c'è la puntata numero 1, la puntata numero 2, la puntata numero 3 e così via, tutto organizzata in cartella. All'interno della cartella puntata numero 1, ad esempio, ci sono, io qui ho scritto voce 1, voce 2, voce 3, nel caso in cui tu abbia più voci, ma se ne hai una sola, ovviamente non ci sarebbe neanche bisogno di specificarlo, però ce n'hai una sola. Ok, base audio 1 e 2, perché? Perché a volte l'introduzione, quindi la sigla iniziale, quella finale, hanno un certo sound, una certa musica, invece il tappeto che hai durante tutto l'episodio, durante la puntata, potrebbe essere diverso. Insomma, potresti averne 2, 3, 5, 20, quello che vuoi. E poi, dentro la cartella della singola puntata, questo è fondamentale, c'è il file del progetto. Il file del progetto, nel mio caso, è il file di Reaper, ma tu potresti avere il file di Audacity, il file di Logic, il file di Cubase, il file di GarageBand, quello che ti pare, ok? Perché c'è questo file che secondo me è fondamentale? Perché nel momento in cui devi cambiare qualcosa nella tua puntata, ti basta aprire il file del progetto che individua i file che deve andare a richiamarsi e quindi ti ricrea il progetto e tu puoi intervenire a modificarlo. Se non avessi quel file del progetto, ti dovresti ricostruire da zero ogni volta il tuo podcast. Questo solo nell'eventualità in cui tu debba
modificare qualcosa. Però non si può mai sapere, visto che i file di progetto pesano veramente pochissimo, non c'è motivo per non farlo, ok? Quindi questa è la mia organizzazione per i miei podcast. Spero che ti sia stata utile, ma se vuoi modificarla, sentiti libero. L'importante è che tu abbia una suddivisione in base alle tue necessità, ai tuoi bisogni, alle tue esigenze, però un'organizzazione pratica come te l'ho fatta vedere io. Visto che io faccio anche video su YouTube, ecco come organizzo i file appunto per i video che stai vedendo sul mio canale. Ok, per quanto riguarda i video, questa è la mia organizzazione, un po' diversa rispetto a quella podcast, perché ovviamente video e podcast sono due cose completamente diverse. Nella macro cartella video ci sono più cartelle rispetto a quelle che hai visto prima a proposito del podcast. Partendo dal basso, clip video. Dentro quella cartella ci metto ho frammenti di video miei, quindi dove dico una frase particolare, dove faccio un gesto, dove faccio qualcosa, magari sono piccole clip che posso riutilizzare, oppure ci sono frammenti di video come ogni tanto vedi inframmezzati nei miei video, quindi non lo so, c'è il nonno di Spider-Man che gli dice quella frase celebre, oppure c'è quel ragazzo che dice oh yeah, oppure c'è non lo so, ci sono clip che possono tornarmi utili. Poi c'è una cartella video, nella cartella video ci sono tutti i video. Quindi è un elenco dei video esportati da Final Cut Pro X. Se tu usi un altro software è uguale. Quindi il file, prima di andarlo a caricare su YouTube, io mi faccio un backup. Quindi ho il singolo file dentro quella cartella. Perché tu dici ti serve? Metti caso che il caricamento su YouTube non va a buon fine, metti caso che devi inviare a qualcuno quel file, lo devi ricaricare da qualche parte senza dovertelo riesportare, ce l'hai già pronto. Ok? Quindi è semplicemente una forma di precauzione. Avere quei file, secondo me, può essere importante. Poi abbiamo la cartella file video, che è quella più corposa. I file video, lo dice il nome stesso, ci sono ovviamente tutti i file di ogni singolo video. Quindi ti ho scritto nome video, quindi ci sono tutti i video che io ho prodotto finora, e dentro la cartella del singolo video c'è il video come questo, dove io parlo. Ok. Poi c'è l'audio RAW, quindi RAW significa preso ad esempio dal mio Tascam Mixcast 4 o dallo Zoom P4 o ok? Dove lo registro. Quindi non editato, preso e messo lì, di backup. Poi c'è il file della voce editata, perché quando io prendo un audio lo passo dentro Reaper e lo edito in video come questi. Quando invece faccio test di microfoni è diverso, perché lì l'audio è pulito, non faccio nulla se non semplicemente portare a meno 14 lufs. Quindi ti dicevo, la voce pulita, la voce editata. Poi ci sono i B-roll. B-roll sono delle scene secondarie, dove magari faccio vedere dall'alto le mie mani che muovono qualcosa, oppure vado sull'altra tavola lì e ti faccio vedere l'unboxing di un prodotto. Ok, sono i B-roll. Poi ce ne può essere 1, 2, 3, 5, 10, quello che vuoi. Base audio. Lo sai, nei miei video, come adesso, e quando non faccio test di microfono c'è sempre un sottofondo musicale. Ecco, la base io la tengo sempre dentro la cartella. E poi ho scritto immagine 1, 2, perché a volte, come in questo caso, ci sono delle immagini dove ti faccio vedere delle cose e quindi me le salvo dentro quella cartella. È fondamentale perché hai tutti i file che hai utilizzato per il singolo video dentro la singola cartella. Andando ancora avanti c'è una cartella che si chiama Backup Automatici File Progetto. Questo è il mio software Final Cut Pro X, mi dà dei backup automatici ogni non so quanto, dei backup che stanno lì, pesano poco e possono essere utili. E infine c'è un file, non è una cartella come vedi, si chiama libreria. È un file che genera Final Cut Pro X, quindi il tuo software potrebbe generarne un altro diverso, anche se penso tutti più o meno funzionano nello stesso modo, dove ci sono generati tutti i file, i file di progetto, ecco, che io sto utilizzando, che io sto lavorando sul software. Questa è l'organizzazione dei miei video. Ovviamente rispetto ai file audio, i file video pesano molto di più. Ecco perché quello che ti consiglio è di prendere degli hard disk, uno di marca famosa, conosciuta, importante. Ci sono tanti hard disk che costano 2 lire, ma io non affiderei mai nella vita i miei file di lavoro, perché io ci vivo di audio, video, foto, non affiderei mai la mia vita professionale, i miei lavori a un hard disk scadente. Ora, fermo restando che anche un hard disk di marca, anche un hard disk di qualità si può rompere, quindi può succedere, però diciamo
te la vai a cercare con un hard disk di scarsa qualità, quindi ti consiglio di prendere hard disk SSD perché sono velocissimi. Con questo hard disk io ci monto i video, cioè lo collego e lavoro direttamente qui, e sarebbe follia con un hard disk meccanico o con un hard disk lento, ok? Quindi io ti lascio il link in descrizione di questo, ma anche di qualcun altro economico, più economico rispetto a questo che ho, ma che sono perfetti, mai avuto un problema in tanti anni di lavoro. Va bene. Infine, foto. Ok, la suddivisione per le foto è molto più semplice, come puoi vedere. Quindi c'è una macro cartella che si chiama foto, all'interno della quale ho file RAW, quindi i file che escono dalla macchina fotografica, sono file molto più pesanti, sono file che hanno una risoluzione diversa rispetto al file JPEG, per cui possono essere editati senza perdere qualità. E poi c'è una cartella file JPEG che sono, diciamo, quando lavoro una foto e cambio i colori, modifico qualcosa, la ritaglio, eccetera, eccetera, me la vado a salvare dentro la cartella file JPEG. Ma andiamo con ordine. Dentro la cartella file RAW, come vedi, c'è cliente numero 1 data, cliente numero 2 data, cliente numero 3 data. E lì me li organizzo per lavoro, per shooting, per cliente, insomma, ho la mia organizzazione e sono tutti file di backup. Questi file io li vado a utilizzare perché quando scatto ho le mie foto, queste foto le vado a editare nei colori e quant'altro e poi me le salvo dentro la cartella file JPEG con la stessa organizzazione della cartella file RAW. Infatti c'è cliente data sia per file RAW che per file JPEG. In questo modo io so che cliente Pippo, Pluto e Paperino, data 15 settembre 2024, ho sia la cartella file RAW che la cartella JPEG. Quindi se mi serve utilizzare i file JPEG che sono stati editati, eccetera, lo vado a prendere lì. Se devo rimodificare perché magari al cliente quella cosa non piace, un file, ovviamente lo vado a modificare direttamente dal file RAW che ho salvato. Ok, quindi questa è un'organizzazione molto più snella, molto più semplice, però anche le foto, soprattutto le foto RAW, in formato RAW, pesano veramente tanto, quindi vale quello che ti ho raccontato prima. Spero che quello che ti ho mostrato possa essere utile per te. Come ti ho raccontato più volte, questa è la mia organizzazione. Adesso, sulla base di quello che ti ho raccontato, trova la migliore organizzazione per te. Lo so che servono hard disk, lo so che gli hard disk costano, ma nel tuo unico interesse ti serve avere una catalogazione corretta dei file e soprattutto avere un backup, perché in caso di emergenza ti salva la vita. Io ti lascio un po' di hard disk che dal mio punto di vista sono utili, ma lo stesso discorso vale per le memorie SD, micro SD, quello che sia. Nel Tascam Mixcast 4, così come nello Zoom P4, così nelle macchine fotografiche, ho delle memorie SD di qualità, perché sono velocissime quando le metto nel computer e leggo i file, sono velocissime quando registro i video in 4K, quindi non succede niente, non si surriscalda la macchina, eccetera. Quindi investire da questo punto di vista è veramente fondamentale. Ripeto, nel tuo unico interesse. Se hai domande, dubbi, curiosità, commenta questo video e noi ci vediamo settimana prossima. Ciao!